La minestra maritata è un piatto tipico della tradizione campana e si cucina a Pasqua. È una minestra ricca che contiene oltre alle erbe di campo anche la carne. Le erbe che si impiegano sono quelle che si trovano normalmente in campagna, quindi non può mancare la cicoria e non può mancare neanche la scarola. Ma l'erba secondo me più importante è questa. Questa è la borragine. Borragine ce ne vuole veramente poca, è difficile trovarla. Io, come ho trovato la borragine, ho detto devo fare il video sulla minestra maritata. Senza borragine, secondo me, non è una minestra maritata. La borragine ha delle foglie che sono un poco spinose. Quando le andiamo a toccare non è proprio come l'ortica perché non ci dà problemi sulla mano, però sicuramente non è una foglia liscia. Però quando la andiamo a mettere nella zuppa dà solo sapore e questa caratteristica un po' spinosa non l'avvertiremo proprio. Nella minestra maritata si mette anche il finocchiastro. Il finocchiastro è una varietà di finocchio selvatico, è difficile trovarlo, quindi io naturalmente non voglio rinunciare al gusto del finocchio e metterò un pochino di finocchio, ma sicuramente metterò le barbe, quindi queste che normalmente noi andiamo a buttare, io le taglierò piccoline e le metto nella minestra. Il sapore, diciamoci la verità, non è lo stesso del finocchiastro, assolutamente, però per intensificare il gusto io andrò a utilizzare dei semi di finocchio, però è facoltativo, se volete li mettete, altrimenti no. Per quanto riguarda la carne, sicuramente abbiamo bisogno della carne di maiale. Poi c'è chi mette il pollo, chi mette il vitello. A me piace carne di maiale e carne di pollo. Come maiale utilizzo delle salsicce, queste sono delle cervellatine che ho ridotto a piccoli pezzettini, quindi saranno delle porzioni che vanno messe nel piatto singolarmente e non andiamo a rompere la salsiccia. Come pollo io impiego la parte quella più carnosa delle ali di pollo, anche queste le andiamo a mettere nei singoli piatti. E poi ci vuole un pezzo di carne di maiale che sia abbastanza grasso, perché questo grasso deve finire nella nostra minestra. E quindi io qui utilizzo delle costine di maiale, ma si possono utilizzare anche altri pezzi, tipo la pancetta di maiale, quello che si vuole. Quindi seguitemi in questo video e vi faccio vedere come anche la minestra maritata può diventare una ricetta alla portata di tutti, anche chi ha tante cose da fare e non vuole passare la vita in cucina. Andiamo! In una pentola capiente mettiamo l'olio e mettiamo a rosolare la carne. La carne deve rosolare per circa 20 minuti nell'olio a fiamma viva. Io questo tempo lo andrò a utilizzare per pulire le verdure. Le verdure sono molto ricche di terra, sceglierò le foglie quelle più belle e poi via a lavare. Si deve lavare fin quando non rimane più un granello di terra nell'acqua. E quindi questo mi ci serve un poco di tempo, intanto che la carne viene a rosolarsi sul fuoco, io mi occupo delle verdure. A dopo. La carne è ben rosolata. Mettiamo un pochino di sale, ne bastano 2 prese. Copriamo con acqua già calda. Abbassiamo la fiamma, mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere. È passata mezz'ora, le verdure sono perfettamente pulite e adesso le andiamo a bollire in acqua bollente salata giusto per 5 minuti. La carne sta cuocendo, in questi 30 minuti che io ho impiegato per lavare perfettamente le verdure, la cottura della carne è comunque andata avanti.
ora occupiamoci del finocchio. La barba dei finocchi le vado a tagliare in pezzettini molto piccoli, non ce ne vuole molto, però comunque un pochino mettiamoglielo. Che questo è quello che ha di più il sapore del finocchiastro. Questi li andiamo a mettere nella carne e mettiamo anche qualche fettina di finocchio. La tagliamo molto sottile. Aggiungiamo dei semi di finocchio e aggiungiamo la verdura. Rimettiamo il coperchio e facciamo cuocere sempre con la fiamma bassa per ancora 30 minuti. La minestra è quasi pronta e adesso come chicca finale andiamo a mettere delle croste di parmigiano tagliate a pezzettini. Questi sono i pezzettini di formaggio che ho ricavato, non si butta via niente, anche la scorza del parmigiano ha un suo perché, li andiamo a mettere dentro. Poi vi faccio vedere che la minestra con questi tocchetti di formaggio è ancora più buona. La minestra